Per prima cosa andiamo a realizzare il pan di Spagna. Rompiamo le 5 uova. Ora con una frusta elettrica li andiamo a montare e le monteremo per circa 8-9 minuti fino a che il composto non sarà spumoso. Quando le uova saranno appena montate aggiungiamo anche lo zucchero e continuiamo. Una volta che avremo ottenuto un impasto bello soffice e spumoso, possiamo aggiungere, setacciandola, la farina e il bicarbonato. Con una spatola andiamo a mescolare dal basso verso l'alto delicatamente, così possiamo incorporare altra aria e avere un bel pan di Spagna soffice. Per la bagna versiamo 3 bicchieri di latte in un pentolino, la panna 200 ml e un bicchiere di zucchero. Mettiamo tutto sul fuoco fino a fare sciogliere lo zucchero. Quando il pan di Spagna si sarà completamente raffreddato, già da solo tende a staccarsi dai bordi, aiutandoci però con una spatola possiamo favorire l'operazione e dovremo andare a capovolgere il pan di Spagna perché dovremo rivoltarlo all'interno dello stampo. Io prendo un vassoio, vado a capovolgere il mio pan di Spagna. Guardate che meraviglia! E semplicemente lo vado a prendere delicatamente e da ripoggiare all'interno del nostro stampo. Prendiamo ora la nostra bagna, che deve essere tiepida, non calda, attenzione, appena tiepida, e con un mestolo cominciamo a versarla sul nostro pan di Spagna. Il motivo per cui abbiamo girato il pan di Spagna è perché da questa parte naturalmente sarà molto più assorbente, quindi riuscirà a prendere meglio la bagna. Ora che abbiamo messo tutta la bagna, lasciamo il pan di Spagna a riposare in maniera che assorba completamente la nostra bagna al latte in frigorifero per almeno 2 ore.
Preparerò ora la salsa al caramello mettendo un bicchiere di zucchero in una padella. Si tratta di una salsa al caramello molto particolare, molto buona, che potete poi utilizzare per tante altre preparazioni. Accendiamo il fornello e senza toccare lasciamo che lo zucchero cominci a sciogliersi. Quando si prepara il caramello io sconsiglio sempre di utilizzare il cucchiaio per mescolare. Delle due, appunto, vedete, io man mano che vedo che i bordi si sciolgono vado semplicemente a scossare il tegame. Quando lo zucchero si sarà completamente sciolto andiamo ad aggiungere circa 2 noci di burro, forse un pochino più abbondante, e subito velocemente andiamo a mescolare. Ora il caramello continuerà a colorarsi. Una volta scelto il colore desiderato, fate attenzione a non farlo troppo scuro perché poi finirà per bruciare, andiamo ad aggiungere la panna. Aspettiamo che si solidifichi un pochino, deve essere denso. Spegniamo il fornello, mescoliamo ancora un po', lasciamo raffreddare. Ora andremo a mettere la crème chantilly sopra al nostro pan di Spagna. Non dimentichiamo di tenerne un pochino da parte per fare qualche ghirigori alla fine. Come vedete ne sto mettendo uno strato veramente molto sottile. Ora andremo a mettere il caramello sopra la crema chantilly. Cerchiamo di metterlo in maniera più omogenea possibile. Poi dovremo passarlo comunque poi con la spatola. Naturalmente il caramello si è raffreddato. Se vi dovesse rimanere del caramello non vi preoccupate, questo tipo di caramello si conserva in frigorifero chiuso ermeticamente per mesi e mesi ed è buonissimo, lo potete usare per qualsiasi tipo di preparazione. Ora cerchiamo un pochettino di livellare, evitando di fare mescolare la crème chantilly al caramello. Ora andremo a fare una decorazione con la crème chantilly rimasta. Perdonatemi, io non ho la sac à poche con la siringa con la punta sottile, quindi userò una siringa da iniezioni, tanto per farvi vedere.
Ora prendiamo uno stecchino nel senso opposto ed ecco il nostro dolce decorato. Prima di consumarlo va lasciato in frigorifero almeno 3 ore.